odio tutto quello che succede, che si mette in mezzo. Vabbè, pace. Ciao, ci vediamo presto. Sì, sono qui. Buongiorno Eccomi. professoressa Petrucci, Mi grazie di essere sentite? qui. Sì. Sì, sì, la sentiamo Bene, benissimo. grazie. Grazie. Siccome abbiamo appena finito il lunch, e quindi Immaginavo. Sì, li sì. stiamo chiamando alla chetichella. Sì, E sì, ma stiamo non vi preoccupate, non vi preoccupate. Io sono qua, spengo magari il video, poi mi avvisate quando è il momento che devo intervenire. Ok, va bene, guardi, adesso la professoressa De Rossi la introduce Sì, e sì, appena vedo ritorno qui da lei e le faccio d'accordo. segno, va Va bene? bene, grazie. Arrivo subito, A dopo, ok, grazie. grazie. Bene. C'è il collegamento? Petrucci è in Sì, sì, ci collegamento sono, Sì. ci e sono. quando un E gli po' altri dove rientriamo sono? un po' la gente, adesso finiamo di far entrare gli ultimi che sono, mi ha detto che aspetta un Ah, attimo. aspetta un Sì, sì, attimo, perché ok. aspetta un attimo.
Allora possiamo riprendere con la seconda parte del nostro convegno che appunto questo pomeriggio sarà focalizzata su esperienze e riflessioni sulla valutazione dell'impatto dei processi innovativi e la valorizzazione del docente. Quindi, come avete visto, questa mattina abbiamo approfondito quello che si sta sviluppando appunto a livello nazionale di CRUI, ma abbiamo visto anche tanti modelli e sollecitazioni, però diciamo più a livello istituzionale. Oggi pomeriggio entreremo appunto un po' più nel merito invece di quelle che sono le esperienze. E ad aprire questa sessione pomeridiana abbiamo l'onore di avere i saluti della rettrice Alessandra Petrucci, che è appunto la rettrice dell'Università degli Studi di Firenze e coordinatrice della Commissione Didattica della CRUI. Quindi da dove un po' partono le iniziative e i ragionamenti che interessano anche appunto queste nostre tematiche. Quindi io do la parola e la saluto, benvenuta, grazie e quindi prego. Grazie mille, ringrazio la professoressa De Rossi per questo invito, mi spiace non poter essere anche con voi perché ho visto il programma ed è veramente molto interessante. Saluto tutti i partecipanti che mi auguro essere molto numerosi perché questo è un tema di particolare importanza. Lasciatemi anche lasciare un saluto e un ringraziamento alla rettrice Daniela Mappelli, che penso sia stata con voi forse stamattina. E appunto, come vi dicevo, e ringrazio di nuovo la professoressa De Rossi, questo è un tema di particolare importanza che la CRUI ha deciso di tenere in considerazione nel miglior modo possibile, speriamo, perché come sapete i Teaching Learning Center sono, diciamo così, quegli oggetti che purtroppo non hanno avuto una sistematizzazione da parte del PNRR e nemmeno un finanziamento, ma che tuttavia invece hanno un ruolo di estrema importanza e sono molto contenta e ringrazio la professoressa Menta, che invece penso sia con voi, per aver voluto caldeggiare un'attività specifica nell'ambito della Commissione Didattica della CRUI riferita specificatamente appunto ai Teaching Learning Center. Io voglio veramente esprimervi la mia soddisfazione che ci possano essere manifestazioni come queste, manifestazioni di grande qualità, di grande valore, dove i colleghi che appunto lavorano in questo campo si confrontano e portano anche esempi, e penso oggi pomeriggio sarà proprio incentrato su questo, magari di good practice e anche di proposte che si possono condividere. L'attività insomma che noi docenti dobbiamo fare e facciamo anche molto volentieri, perché credo che sia nello spirito stesso di fare i professori, quello di insegnare, appunto di avere questa possibilità di portare conoscenza ai nostri studenti. Ecco, credo che sia molto giusto discutere anche come valorizzare questa parte della nostra professione, che molto spesso invece non è sufficientemente messa in risalto. Penso che stamani, ora scusatemi, io probabilmente vi sto dicendo delle cose che avete già discusso stamattina. Credo appunto che ancora adesso non ci sia quella attenzione, almeno diciamo così, in tutti gli atenei, e forse anche a livello, anzi sicuramente anche a livello centrale, sebbene credo che il collega Uricchio abbia evidenziato l'interesse e l'attenzione che ANVUR ha nei confronti anche della didattica, nella, come diciamo, parte
importante della professione del docente, però ecco, diciamoci la verità, ancora questo grande riconoscimento non c'è. Molti atenei appunto ancora faticano a esprimere questa attenzione nei confronti della didattica. Quindi benvengano questi incontri, queste attività, questi scambi e da parte della CRUI, ovviamente io vi porto il saluto anche della Presidente, da parte della CRUI c'è veramente molta attenzione su questi temi e mi farà molto piacere se ci sarà la possibilità anche di avere un ritorno da parte non lo so, della professoressa De Rossi, la professoressa Menta, anche all'interno magari di una riunione della commissione didattica della CRUI, in modo che possano riportare gli elementi più significativi che sono emersi durante questa vostra riunione. Quindi io non voglio farvi perdere tempo ulteriore, perché so che dovete appunto, avete questo scambio importante anche pratico, e quindi vi saluto, vi ringrazio di nuovo per avermi ospitato anche in maniera così magari un po' particolare. No, scusatemi davvero, stamattina non potevo partecipare ai saluti insieme agli altri colleghi perché impegnata nelle celebrazioni, come sapete oggi è la festa dell'Europa, e però vi ringrazio per avermi accolto anche in questo modo un po' così particolare e avermi dato la possibilità appunto di salutarvi, di ringraziarvi e di augurarvi buon lavoro. Grazie. Rettrice, grazie, siamo noi a ringraziare lei per questa sua attenzione nell'averci portato il saluto in apertura del pomeriggio, e ringraziamo anche per l'attenzione della CRUI che è continua e costante. I nostri sforzi saranno un impegno per il futuro. Grazie, buon pomeriggio. Grazie. Bene, io adesso cedo la parola al nostro chair del pomeriggio che ci aprirà. Bene, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Allora chiedo, intanto mi chiamo Massimiliano Barolo, faccio parte dell'Università di Padova, sono un docente di ingegneria. Prima di iniziare la mia presentazione chiedo alle colleghe e al collega che interverranno oggi se vogliono già prendere posizioni. Abbiamo Claudia Bade, Paolo Carletti, Roberta Silva e Giorgia Saia. Accomodatevi. Immagino che Paolo arriverà fra poco. La professoressa De Rossi mi aveva chiesto di fare un intervento in cui delineavo un po' di possibilità potenziali di sviluppo del programma Teaching for Learning dell'Università di Padova, e anche di indirizzare soprattutto delle considerazioni relativamente alle discipline STEM, cosa che farò. Sono un docente di ingegneria e quindi probabilmente sarò un po' orientato o disorientato verso quella linea, ma insomma cerco di dare anche di fare delle considerazioni più generali. Avete già sentito parlare del programma di formazione di Faculty Development Teaching for Learning, o T4L come lo chiamiamo noi in breve. Non vi farò qui la storia del Teaching for Learning, aspettiamo l'anno prossimo dove ricorrerà il decennale dall'inizio della storia, ma qualcosa vi racconto, perché ve lo racconto perché ho un po' l'orgoglio di aver iniziato io come presidente della scuola di ingegneria questo programma. E questa iniziativa è nata inizialmente per spostare un po' l'attenzione delle colleghe e dei colleghi
ingegneri che sapete sono molto focalizzati sul cosa si deve apprendere, e l'idea era di spostare l'attenzione anche sul come si apprende, non soltanto sul cosa. Quindi un po' alfabetizzare da questo punto di vista. Più in generale devo dire, almeno a livello personale, devo anche premettere che quello che dirò qui sono opinioni personali che non hanno, anche se io porto il distintivo Università di Padova, non necessariamente sono condivise o condivisibili da parte del governo di Ateneo. Adesso, se volete, il mio personale orientamento è un po' cambiato, faccio anch'io parte della comunità di Change Agent di Ateneo, al di là dell'alfabetizzazione che ancora c'è, quello che secondo me è qualificante di questo programma è che promuove una riflessione tra le colleghe e i colleghi sul proprio modo di insegnare, in modo che ciascuna di noi e ciascuno di noi possa riconoscere nel proprio modo di insegnare il risultato di una scelta e non il risultato di una mera riproposizione di un modello didattico al quale si è stato esposto come studenti e studentesse. Poi ciascuno è libero di fare la scelta che preferisce, ma l'importante è che di scelta si parli. Quindi sostanzialmente, per come la vedo io, deve promuovere una riflessione. Vi dicevo che Teaching for Learning è nato nel 2016 e per come lo interpreto io ci sono 3 assi portanti di questo programma di sviluppo di competenze. Il primo asse portante è che ci sono iniziative di training, di formazione delle docenti e dei docenti per insegnare a insegnare. L'aspetto qualificante fin dalla prima esperienza di questo, di cui vedete la foto lì, è la dimensione comunitaria di questo. E l'aspetto, questo è stato raggiunto attraverso dei workshop residenziali fuori contesto universitario, che è stata sempre una caratteristica qualificante fin dalla prima edizione e secondo me è centrale. L'altra caratteristica qualificante è che è un'iniziativa che è partita dal basso. È partita dal basso ed ha avuto una crescita nei primi anni esponenziale, nel senso matematico del termine, fino a che pochi anni fa è stata ritornata dall'alto verso il basso, perché è gestita dall'Ateneo e i corsi puramente su base volontaristica sono diventati obbligatori per tutti i colleghi e le colleghe neoassunti. Il secondo pilastro è la formazione di docenti esperti che hanno il ruolo di essere promotori di cambiamento a livello decentrato, quindi nei singoli dipartimenti. Questo con un nome pomposo invece che agenti di cambiamento, forse suonava male e poteva essere interpretato agenti di commercio, non lo so. Sono stati chiamati in inglese change agent, ma il ruolo è proprio di essere promotori a livello decentrato nei singoli dipartimenti. Il terzo pilastro è l'osservazione tra pari, che questa è molto diffusa e non necessariamente viene fatta da persone che sono state formate, ed è una opportunità di dare e ricevere feedback tra colleghi e feedback senza il bias delle studentesse e degli studenti, che molto spesso è legato a questioni che riguardano la valutazione, come viene fatto l'esame, se in maniera più o meno adeguata oppure no, o anche un aspetto personale più o meno, marcato. Devo dire che quando questa iniziativa è stata proposta, vi dicevo, è nata dal basso e dal basso è proseguita per i primi anni, ha avuto un interesse enorme anche da parte della stampa. Io mi ricordo, nel ruolo di presidente della scuola di ingegneria, ricevetti le telefonate di giornalisti ai quali raccontavo questa esperienza che era effettivamente insolita, quella di insegnare i docenti a insegnare. Ero molto contento che ci fosse questo interesse, e effettivamente il giorno dopo nei giornali
questo è quello che era stato capito, cioè quello che interessava era che fossimo andati in un monastero e mi chiedevano e si chiedevano come mai in un monastero cosa c'entra la religione. Non avevano capito che era una questione di costo, perché lì costava poco. Ma vabbè, questa è una piccola nota di costume. Allora vengo alla possibile traiettoria di sviluppo del programma. L'aspetto centrale, Paolo, se vuoi accomodarti, no, vieni. L'aspetto centrale è ancora la formazione di base, che è sempre stata transdisciplinare ed è opportuno, a mio parere, che continui a esserlo. Quindi noi abbiamo il corso, diciamo l'entry level, è stato chiamato questa mattina, che mette insieme matematici con economisti, con docenti di scienze, con ingegneri e così via, in cui si fa la vera e propria alfabetizzazione. Questo corso adesso è obbligatorio per tutte le persone che prendono servizio per la prima volta all'Università di Padova. Ecco, il secondo livello, anche per motivi di sostenibilità logistica, il secondo livello è gestito, può essere gestito in modo diverso. Ossia, mentre il primo livello è legato a è sviluppato attraverso degli eventi centralizzati, strutturati e corsi residenziali, il secondo livello, che ho chiamato T4L avanzato, potrebbe avere un indirizzo molto più disciplinare, che quindi non ha come scopo quello dell'alfabetizzazione, ma quello del miglioramento continuo. Miglioramento continuo che può avvenire anche, peraltro, da chi non è stato alfabetizzato o magari perché è già in un momento avanzato della propria carriera. Quindi stiamo parlando di una distribuzione del T4L verso altre aree, che potrebbe essere l'area STEM, l'area delle scienze mediche, l'area delle scienze umane, delle scienze sociali e così via. Ecco, ovviamente in questo caso si tratterebbe di eventi molto più agili, non necessariamente residenziali come l'entry level, e organizzati a livello decentrato. Dal mio punto di vista è la scuola, la scuola di Ateneo, il luogo principale, ma potrebbero benissimo essere i dipartimenti, e si articola in workshop, in seminari, in discussioni a tema. Ed è anche un'occasione per condividere delle prassi. Questa è una cosa che non facciamo molto, ma condividere buone prassi può fare molto in termini di miglioramento continuo. Ecco, io adesso scendo molto più concreto, qui viene fuori la mia natura ingegneristica, sono un po' pragmatico e mi concentro sul, diciamo, T4L.STEM, cioè su quello che a mio avviso potrebbe essere fatto in area STEM come formazione, che ancora manca. Lo vedo molto bene per ingegneria, secondo me si può estendere anche ad altre aree STEM, e vi parlo di quattro, secondo me, di quattro di quelle che a mio parere possono essere delle traiettorie di formazione. La prima riguarda gli insegnamenti propedeutici. Noi come ingegneria, vi parlo da ex presidente di una scuola che conosco molto bene, che perde circa un terzo dei propri studenti per strada. Circa un terzo dei propri studenti per strada. Questa è una cosa che a me urtica molto. E penso che qualcosa si debba continuare a provare a fare, e si fa già molto. Nei primi 3 anni degli studi di ingegneria, in particolare nei primi 2, ma penso anche, non solo in ingegneria, anche in altri corsi in area STEM, si impara, le studentesse e gli studenti imparano alcuni concetti generali o alcuni approcci generali alla soluzione di problemi, che sono il ragionamento in astratto, la capacità di sviluppare modelli matematici, la capacità di sistematizzare il proprio ragionamento
e la curiosità per capire la realtà. E questo lo si impara in modo indiretto attraverso alcuni specifici insegnamenti, l'analisi matematica, l'algebra, la fisica, il calcolo numerico, la chimica. Ed è importante, è essenziale che questi insegnamenti ci siano, ed è essenziale che questi insegnamenti vengano tenuti da colleghe e colleghi che sono esperti di quelle discipline. Quello che manca è la capacità di contestualizzare queste discipline nel rispetto alla professione che poi le nostre studentesse e i nostri studenti dovranno fare. Cioè occorre creare una narrazione molto più coinvolgente. Da ingegnere vi devo dire che una delle cose principali che ho imparato col Teaching for Learning è la centralità del fattore emozionale nell'apprendimento, e occorre crearlo già nei corsi di base, quindi cercare di contestualizzare tutti i concetti di base con esempi di dominio delle future applicazioni. Su questo noi possiamo lavorare molto, noi docenti delle materie applicate, con i colleghi e i colleghi delle materie di base. La seconda riflessione che può essere fatta è sugli esami, sulle prove di valutazione. Ora, è centrale che noi promuoviamo tra le colleghe e i colleghi una riflessione sul fatto che l'esame sia concepito oppure no per verificare gli obiettivi di apprendimento, oppure non sia concepito semplicemente come risposta al numero di esami da fare. Noi stiamo spingendo molto per invitare le colleghe e i colleghi a organizzare il proprio syllabus in modo appropriato, elencando bene, in modo anche analitico, gli obiettivi di apprendimento. Ecco, quello che ci manca come riflessione importante è capire se il modo in cui facciamo l'esame risponde effettivamente alla necessità di verificare che quegli obiettivi siano stati appresi. Perché il modo in cui facciamo l'esame poi determina il comportamento delle studentesse e degli studenti. Per esempio, sapete, c'è è esperienza comune, c'è anche una interessante analisi fatta dall'Associazione Italiana degli Editori che mostra come c'è un crollo delle vendite di libri in qualsiasi formato, diciamo di supporti editoriali, il che significa che le studentesse e gli studenti non studiano più sui libri. Questo è un problema dal mio punto di vista, che in gran parte è derivato anche dal modo in cui noi facciamo gli esami. Questo merita una riflessione nei nostri corsi, secondo me. Come materie STEM, ingegneria in particolare, siamo orientati a sviluppare cervelli che dovranno risolvere problemi complessi. E però le aziende ci chiedono anche altre abilità, quelle trasversali, va di moda a chiamarle soft skills. È centrale, se si chiede a un'azienda di che cosa ha bisogno nei nuovi ingegneri, non dicono neanche più le competenze disciplinari che danno per scontate, ma chiedono abilità trasversali. Ecco, quello che mi domando è se sia ragionevole che delle studentesse e degli studenti che si fanno 180 più 120, 300 crediti, immaginate quante ore di lezione, siano costrette e costretti a seguire degli corsi extracurricolari per acquisire o sviluppare o maturare quelle capacità. Ecco, un approccio molto più ragionevole sarebbe che le attività che prevedono la maturazione di quelle competenze, di quelle abilità, siano previste negli insegnamenti curricolari. Il che significa che sarebbe opportuno formare i docenti per essere in grado di trasmettere, di stimolare, di far maturare quelle abilità, perché si sarebbe in grado di raggiungere gli studenti in modo estremamente più capillare. Altra questione, ecco, se da un lato non solo cervelli dobbiamo sviluppare, va anche detto che non è che il nostro compito come docenti non è solo insegnare disciplina. Lì vedete dei numeri che sono allarmanti, che testimoniano quanto sta aumentando a Padova, ma
ho l'impressione che non sia una questione territoriale, di quanto stia aumentando il disagio tra le studentesse e gli studenti. Quelli sono gli accessi al nostro servizio di assistenza psicologica negli ultimi anni. A me questa cosa, forse perché comincio già da anni a diventare vecchio, ma mi inquieta avere di fronte giovani che hanno problemi, come dire, che hanno un disagio enorme e che passano davanti a me tutti i giorni, e io di questa cosa, su questa cosa posso sorvolare. Non mi piace essere un docente che sorvola su queste cose, e credo ci sia bisogno di formazione che aiuti noi docenti a essere in grado di leggere le studentesse e gli studenti anche dal punto di vista emotivo. Adesso non dico che tutti dobbiamo diventare come il professor Keating, ma imparare a riconoscere elementi di disagio nelle studentesse e negli studenti è importante, dobbiamo essere formati. È chiaro che il nostro obiettivo non è risolvere il disagio, ma rilevare e indirizzare nel modo più opportuno, nel luogo più opportuno. Infine, torno a un aspetto più disciplinare, va considerata l'importanza e l'impatto dirompente dell'intelligenza artificiale generativa nelle professioni tecniche, soprattutto ingegneristiche senz'altro. E qui ci sono due domini di interesse per la formazione. Il primo è cosa insegnare. Cioè se insegnare degli aspetti che abbiano a che fare con l'uso dell'intelligenza artificiale nella pratica professionale. L'altro dominio di formazione, che secondo me andrebbe considerato, è come usare l'intelligenza artificiale come docenti per migliorare l'esperienza di apprendimento. Ecco, questa è una piccola prospettiva su quello che si potrebbe fare in futuro. Abbiamo qui il collega Ettore Bolisani, che è il responsabile della formazione del Teaching for Learning, quindi ti passo, Ettore, un po' di patate bollenti, e con questo chiudo il mio intervento, ringraziandovi per l'attenzione, e introduco, I will switch to English at this point, to introduce you the first speech for this afternoon. The first speech will be made by Claudia Bade from University of Leipzig, and she will be speaking in English. So, Silvia, Claudia, that's time for you. Okay, thanks for having me, and sorry, it was a pleasure to listen to all of you speaking in your mother tongue this morning, and now you need to listen to me speaking in my second language. I'm really sorry for you, but I hope it will be fine and you can follow what I'm talking about. I was asked to tell you a little bit what we are doing in Saxony. So it is absolutely right that I'm at the University of Leipzig, but this is just my administration. I'm working for Center for Teaching and Learning in Higher Education in Saxony. So I think the first important point is that we combined all Saxon universities. There are 15 universities all over Saxony, and we are working, when it comes to teaching and learning enhancement, we are working together all the time in any aspects. There's no concurrence between us. It's really, since 2009, we are working together all the time. Do I need to click, or somebody? Yeah, here we are. So that's what I will be talking about in the next 15 minutes. How to implement policies and strategies, define organizational structures, clarify roles and responsibilities, and recognize and reward contribution. This is all I'm talking about this one sentence, okay? How to? Start with this. What is very important, I don't know your Italian structures, but for us in Germany, it's really important. We have a German Association for Academic Development. You talked about faculty development this morning, educational development, academic development. The three things, for me, it's the same. I'm using the term of academic development, just to be clear. And this is our national-wide organization, and it's really important for us to have this
association on a national level who's giving us a hand in all what we are doing in the different states and at the different universities, to have this kind of professional network for us, the people who are doing teaching and learning enhancement, to have professional key persons and speakers for us. This is just from their webpage, what they are doing, what their mission is. Please read it in a quiet moment, and I think we will send all the slides to you later on so you can translate it back into Italian if it's easier, or whatever you want. What is important as well, I don't know if you know ICED, which is the International Consortium of Educational Development, that we have this international perspective and umbrella as well, that we have this possibility to get into international exchange and to have international recognition of our work, of people who are doing teaching and learning enhancement. I think this is quite important as well to talk about the how-to. Going on with the how-to in Germany, we have all over Germany, we have universities who do teaching and learning enhancement and academic development, and they are doing it on their own. Just one university doing something or doing nothing, depends on the money, on the budget, whatever you want. Then all over Germany we have kind of smaller networks, so individual institutions who are linked, for example, only universities in a certain region, and they have a joint commitment and they are working together. And they have something like what we are doing, organized networks of universities, and that it is recognized that this network exists, that it is accepted by everybody in the universities as well as in the governmental structures, right? Working together and really have a structural, conceptually, and strategical way of working together and see each other as equal partners. This is what we have in Saxony at the moment. I will be honest with you, it took a lot of work. Because if you have structures like the University of Leipzig with 30,000 students and teaching staff about 2,000 to 3,000 people in teaching, and then you have a small university like the Protestant University of Dresden with 80 teaching staff, to bring them together as equal partners, that's work, right? It took a lot of time, it is a lot of work still. What is helpful for implementing policies and strategies is that the German Wissenschaftsrat, which is a national-wide institution who is giving advices to the national government what should be done in science and in universities and in research. Since the millennium, they are doing a lot of papers on teaching and learning enhancement. So it was very helpful for us that they did political, strategical papers on teaching and learning. I just gave you 2 or 3 examples, but that was helpful for us to convince politicians and university leaders that there is something that needs to be done. And this was in the opening speech in 2009 when our Teaching and Learning Enhancement Center in Saxony was opened. And it was opened by Eva Maria Stange, who was the Minister of Science in Saxony at that moment. So this was a key point, and it's really a crucial point. We had a politician, a minister, who was convinced that we needed this and this way of doing teaching and learning enhancement. From my point of view, if you don't have political people in the political system, in the government and in parliament, who wants that, you're fighting for something, and you can fight and you can fight and you can fight, but you will not succeed. You need these people who have political power to do something. And we had that with her. It was really helpful. And that's the birth moment of our center, which is called in German Hochschuldidaktik Sachsen, and the English translation would be a Center for Teaching and Learning Enhancement in Saxony. And now we are
How old are we? 16 years old, so we are really a rebel teenager now, and that's what we are doing in our everyday work. And here you have just some impressions from what we are doing, but the lady you see there, that was the Minister of Science at that moment. That was one of the political figures who was really behind, we need to work on teaching and learning enhancement, and it's not like in science where we are in a concurrential situation. We need to do it together, then we are stronger, because we will never have as much money for teaching and learning as we have for research. But if we combine our strength, then we have a possibility. And in Germany, research is still the money that is counting for universities. That's what is the value and so on, okay? So this is our history, what we did about founding us, and this is how we tried to implement the policies and strategies. And at the moment, we are rooting a new governance system for us, and this is what I will talk about in the next minutes. But to give you an idea where we are geographically in Germany, I don't know who was in Germany, who traveled in Germany, who knows something. This is Germany, okay, just to give you an idea. And Saxony is really this small country in the southeast of Germany. And we are talking about this federal state, okay? I'm just talking now about this federal state, and I was talking about this already for some minutes now, only about what we are doing in Saxony with these, at the moment, 15. You only see 14 because one university is joining us at the moment because we had a change. We had a 15th university joining us. So we have 4 universities, 5 University of Applied Science, 5 art colleges, and these two more specific universities and colleges who are working with us as well. So in the end, my team and I, we are organizing the teaching and learning enhancement for about 15,000 university teachers. That doesn't mean that they all come and that they all join our program, because in Saxony, there is no obligation for the individual teacher to do teaching and learning enhancement, but there's an obligation for the institutions. That's a crucial point as well. Having politicians, and I think it was quite clever to not make it an obligation for each individual, but to make it an obligation for the institutions. I come to that again in some seconds. This is from our webpage, so this is why we are doing what we are doing. Excellent education is something we promise to every student. It should be of quality, and we think that for teaching, cooperation, exchange, and development should go together and not be something a university does for itself. We can do this together, and together we can do it better. It should be an integral part of their professional identity. This is something we are doing since 2009. We promote for every teacher, for every academic person who's joining us in our programs, that this should become something normal for them, that they don't question it anymore, why they are doing it. And we are 16 now, it works. It takes time, but it works. And if you have academic people who are convinced, and there was somebody in the morning, I found her really convinced about what she's doing. It was one of your change agents. She was sitting somewhere over there. If you have these kind of people, they can convince colleagues much easier than I can do it, or university leadership can do it. And this is our contract of cooperation. So the contract of cooperation of these 15 universities, it is signed by the rectors of the university. It's not on a level of, hey, why don't we work together? It is really signed by the university leadership. I think this is important as well, so that they can promote it. This is our governance structure at HDS in Saxony. This is how we are organized. So our Rectors Conference, it's your CRUI, you talked about it in the morning, your organization in Italy. For Saxony, it's the Landesrektorenkonferenz. They are our supervisory board, so we involve them in our work.
We have an executive board, we have an advisory board, so this is how we structure our work. Also to give a role to the different people with their different responsibilities. And we have it, I think, since 2023, we have it really clarified so that everybody knows as well what is his role and what is not, right? That's important. Some last words on recognizing and rewarding what we are doing. You see in the left what we are doing, so we have a big program on courses, on workshops, on all these kind of things. But our point of view is that's not the only thing. You also need like consulting offers, you need specific programs, and especially in the last years we are working a lot on peer-to-peer work, giving university teachers also knowledge, ideas how to do peer-to-peer, because 15,000, my team are about 30 persons. You need also this peer-to-peer network, right? We have a certificate which is 240 working units, and we have a certificate plus since 2018. I never was a fan of doing a second certificate, but I had so many participants who asked for, we want more. And that's the best thing that can happen to you, that the people who participate in your programs ask for more. So we did a certificate plus, which is 300 working units, which is also the international standard, more or less, on academic development. So that's how we are doing it at the moment. And since last year, we started a big alumni database, so that also online the teachers can find each other if they are doing similar things, even perhaps in a different department, because what we never do is that we are working by disciplines. In our program, and 80% on our offers, we are mixing all the disciplines. And normally that's the first question asked by participants, oh, I prefer to stay in my discipline. In the end, in the evaluation, what is the biggest success? Everybody remarks, oh, it was such a pleasure to work with other disciplines, I learned so much. And that's why we are still doing it. We are always, or let's say in 80% of our offers, we mix them, we bring them together. Here are just some numbers to show you that we are really working in the whole area. What we are doing, we have a course management system online since last year, so that participants can really do a lot of things on their own. They don't need us so much anymore also to organize their certificate, which is really helpful for us. And the funny thing is, when you give this to participants, there are also people showing up who never showed up before, who would never be convinced if we are asking them to participate. But now they cannot do it on their own. They come, they show up. Same with consulting. In consulting, people show up, they never come to a workshop, but to a one-on-one consulting, they show up. People who never come to in-place workshops, they show up in online. So it's really great to have this mixture of offers. And last but not least, I already talked about, there is an agreement on objectives with the Science Ministry of Saxony. They are doing it with the university, right? They have this agreement on objectives, what the university needs to do in, for example, 3 years. We are actually in this 2025 to 2028 period. And it was said there, for example, for the University of Leipzig, that 1,600 training days needs to be done by the University of Leipzig in teaching and learning enhancement in this period, in this 3 years. So it's not the individual teacher who is pushed to do it, but the organization. And for us, this is really, it was also a critical point to do it this way, and I think it's really a nice way of also giving the organization a role in this. This is not the individual add-on to my normal work of an academic, it's
something an organization needs to take care of and be responsible for. And this is just a long, but I think a very nice quote from one of our participants, and you see our certificate as an image. And what I really like about her quote is how she speaks about error culture and also how it was strengthened for her and that she sees the improvement. And what I tell most of the participants when they come for their first basic course in our center, I tell them what we are doing with you is also to give you more time, which might be funny for you because now you're doing perhaps 240 working units, which seems to be you need to spend more time. But I tell you, you will gain more time if it is for a dinner with your family or for playing soccer or tennis or for your research. You will gain time when you go through this program because your teaching will be more efficient. It will be much easier for you to teach after you went through the program, and then you will gain time, but first you need to invest. But you will gain, and I think that's something she points out in her quote as well. Nearly last, I can only invite you to come to Saxony. We have a conference in October, and we will bring University Alliance, European University Alliance together to exchange how they are working on teaching and learning enhancement. And this will be in Chemnitz, because Chemnitz is the cultural capital of Europe this year, so you can also do some cultural things in the evening or on the weekend. So I'm happy to invite you to come to Saxony, to come to Chemnitz, and I'm happy to share more ideas with you now or later on. And just thank you for your attention. And in the right, it's my team, it's only small, but to give you an idea, it's not me, it's them who are doing all the work. Thank you very much. Thanks, Claudia, for your speech, and thanks also for staying perfectly on time. So we now can move to the second talk of this afternoon, Paolo Carletti from the University of Padova. Buon pomeriggio a tutti, grazie di avermi invitato qui. Io sono Paolo Carletti del Dipartimento Daphne dell'Università di Padova e mi scuso subito che andrò un po' a braccio rispetto a quello che avevo preparato, perché sia il collega Bollisani che la dottoressa Bode hanno messo in luce alcuni aspetti molto interessanti che si collegano molto bene con quello che volevo raccontare io oggi. In particolare oggi volevo raccontarvi della valorizzazione docente dei processi innovativi all'interno dell'Alleanza Internazionale Arcus. Bode ha appena parlato di questo convegno che mette insieme le alleanze internazionali. Molti di voi sanno che cos'è un'alleanza internazionale, magari qualcuno non lo sa. Un'alleanza internazionale è un'idea avuta da Macron ormai una decina d'anni fa, che si è concretizzata con una serie di finanziamenti Erasmus. Questi finanziamenti Erasmus mettono insieme università lungo l'Europa a formare una specie di rete, una confederazione di università. Molte università italiane appartengono a un'alleanza, Padova in particolare appartiene a un'alleanza che è formata da 9 istituti full member, che comprende Vilnius, Wroclaw, appunto Leipzig, Graz, Lione, Granada, Migno, Mainz e ovviamente Padova, e 2 istituti che sono associate members, che sono l'Università di Kiev, purtroppo solo sulla carta, e l'Università di Durham, che è stata aggiunta di recente. Per farvi capire come funziona questa iniziativa, ci sono 13 working groups all'interno della nostra alleanza, e il bando Arcus 2, quello che sta attualmente in corso, prevede 3 grandi aree: una che è la ricerca e l'innovazione, una che è appunto la didattica, fra cui fa parte il working group a cui io faccio capo, e una terza che si occupa dell'interfaccia fra le aziende e l'università, cioè il public procurement, cose del genere. La fotina che vedete lì è la foto dei rappresentanti alla prima annual conference di Arcus. Come vedete, una marea di gente è coinvolta in questa iniziativa. In particolare sono qua a parlarvi dell'innovative teaching in Arcus, cioè quella parte dell'iniziativa Arcus che si occupa di didattica innovativa.
Questa didattica innovativa nasce da una serie di linee guida che erano state messe a punto durante la prima alleanza Arcus, quella che chiamano Teaching and Learning Quality Commons. Questi Teaching and Learning Quality Commons definiscono un po' il framework entro il quale noi vogliamo lavorare, e il nostro scopo fondamentalmente è un po' in linea con quello che dice Ettore e anche la mia precedente speaker, è quella di promuovere la didattica innovativa, promuovere una didattica di eccellenza e di qualità, cosa che non sempre avviene in tutte le università di questa alleanza. Quindi all'interno di questa serie di linee guida l'Alleanza Arcus si propone di fare una serie di iniziative che io ho un po' diviso in iniziative di servizio e iniziative premiali. Quelle di servizio sono per esempio la possibilità di avere dei workshop online, piuttosto quella di creare un resource center che raccolga tutte le risorse, video, testi, interviste, podcast, che riguardano la didattica innovativa delle 9 università che sono coinvolte. Leipzig, ad esempio, sta fornendo un sacco di materiale su questo resource center. In più noi organizziamo delle summer school, ma ne parleremo fra poco, e in più abbiamo organizzato un sforzo di mappatura della didattica innovativa. L'idea è quella di capire all'inizio dei 4 anni di progetto e alla fine dei 4 anni di progetto se e come cambia la percezione verso la didattica innovativa e anche quali sono le pratiche di didattica innovativa che vengono effettivamente svolte all'interno dei nostri atenei. Per quanto riguarda invece quelli che sono i servizi, questi erano i servizi, quelli che sono i premi, noi abbiamo dei programmi di twinning, ne parlo brevemente adesso, sono delle possibilità di scambio in cui la Fondazione l'Arcus finanzia delle mobilità brevi per docenti e studenti. Abbiamo un fondo per l'innovazione didattica, ne parlerò fra poco, e abbiamo una delle cose più in vista che è il premio per la didattica eccellente, l'Annual Teaching Excellence Award. Partiamo dai workshop. Diceva la nostra collega che i workshop online funzionano molto bene. È vero, anche noi confermiamo che i workshop online funzionano molto bene. La nostra alleanza propone dei workshop che sono innanzitutto appannaggio per i docenti all'interno delle università dell'alleanza, ma possono essere fruiti anche da docenti all'esterno della nostra alleanza. In teoria noi dovremmo organizzare 2 workshop per semestre per ogni ateneo partecipante, quindi essendo 9 atenei, per 2 sono 18 ogni semestre, si parla di 36 workshop all'anno, quindi una quantità di offerta didattica sulla didattica, scusate il gioco di parole, molto forte. I workshop vanno dai temi più disparati, si va dall'intelligenza artificiale utilizzata dai docenti, come diceva Massimo, fino ai più classici approcci del formative learning piuttosto che problem-based learning. Più o meno abbiamo circa fra i 20 e i 30 partecipanti per ogni workshop e quindi abbiamo coinvolto una quarantina di docenti come insegnanti nei workshop. Contestualmente noi organizziamo ogni anno una summer school, anche in questo caso il tema della summer school viene discusso all'interno dell'alleanza. La prima summer school era sull'assessment, è stata svolta a Vilnius. Una seconda summer school si è svolta proprio qui a Padova, nel monastero di cui faceva riferimento Massimiliano prima, poi per motivi economici, e si occupava appunto di intelligenza artificiale. Siccome l'intelligenza artificiale come mezzo per aiutare la didattica è un tema molto caldo e importante, anche la summer school che si svolgerà quest'anno in estate, a luglio, in Portogallo, tiene come tema questo tipo di approccio. Abbiamo circa 45 partecipanti, quindi fondamentalmente dai 5 ai 6 partecipanti per ogni università coinvolta nell'iniziativa Arcus, e possiamo sfruttare sia docenti interni che docenti esterni alla nostra alleanza. Teniamo conto che semplicemente si fa domanda e l'alleanza Arcus finanzia la partecipazione alla summer school, quindi difficilmente noi abbiamo posti vacanti per queste summer school. Passando poi a quelle che sono le iniziative in cui si va a premiare in qualche maniera quello che
anche la nostra collega diceva, sulla premialità per chi si occupa di questi aspetti, noi abbiamo il TESIL Excellence Award. Il TESIL Excellence Award è un premio che viene conferito, è un premio sia economico ma soprattutto di prestigio, perché i vincitori del TESIL Excellence Award vengono premiati durante l'annual conference, quindi di fronte a una platea di docenti da 9 università d'Europa. Ogni anno si selezionano 2 vincitori, i criteri sono quelli elencati dall'1 a 6. Quest'anno siamo stati bravi, una delle vincitrici viene proprio da Padova. Fondamentalmente ognuna delle 9 università presenta 9 possibili candidati in base a 9 progetti. Tenete conto che l'Università di Padova riceve dai 30-40 richieste ogni anno per partecipare a questa call. Facciamo una prima selezione interna e i migliori 3 vengono selezionati a livello europeo. Contestualmente abbiamo aperto questo Teaching Innovation Fund, che è un fondo di, oddio non mi ricordo, 5.000 euro? Sì? 5.000 euro circa per sviluppare dei progetti di didattica innovativa che coinvolgono almeno 2 università dell'Alleanza. Anche in questo caso c'è una selezione e fondamentalmente 2 progetti per ogni università verranno premiati. Anche in questo caso i criteri sono legati appunto a quanto si applica la didattica innovativa, quanto innovativo è questo progetto di didattica. Quello che è il passo successivo, What's Next, è un po' quello che ci viene richiesto dai valutatori della nostra iniziativa Arcus. Mi spiego meglio. Ovviamente Arcus, essendo un progetto finanziato dalla Comunità Europea, rendiconta in qualche maniera come spende i propri soldi e i valutatori ci chiedono un feedback rispetto alle nostre iniziative. E quindi ho diviso anche qui un po' arbitrariamente quello che secondo me, a mio avviso e dalla percezione che ho avuto in questi ultimi anni, è lo step successivo che appunto viene fatto su questo tipo di iniziative didattica. La prima è proprio legata a quello che gli valutatori, dicevo, chiedono. Loro non chiedono più di sapere quanti workshop facciamo, né quanti sono i docenti partecipanti, quindi qual è fondamentalmente la partecipazione ai nostri eventi, ma loro ci chiedono gli impatti che abbiamo. Cioè ci chiedono quanto di quello che noi proponiamo come offerta didattica o come premio ha effettivamente un riscontro a livello di didattica giorno dopo giorno. Quanti di quei docenti che partecipano ai nostri workshop poi implementano qualcosa che hanno imparato nella realtà dei loro corsi di didattica. Il secondo step, che secondo me è anche legato al primo, è come dalla linea di guida sulla didattica innovativa in realtà la loro applicazione sia efficace. Efficace non in termini semplicemente numerici, ma anche in termini di io ho fatto problem-based learning, ma è servito a migliorare la mia didattica o l'ho fatto solo perché tutti stanno parlando di didattica innovativa e quindi ho voluto introdurre qualcosa che mi hanno insegnato al workshop? Questo secondo me si lega anche all'impatto della risorsa, perché ovviamente nel momento in cui io faccio un workshop su un tema di didattica innovativa ho un impatto perché il docente la applica in classe e ho un secondo livello di impatto perché gli studenti che hanno partecipato a quella classe hanno avuto un miglioramento rispetto a non avere la didattica innovativa. Quindi la valutazione della qualità della didattica proprio in questo momento in cui stiamo cercando di sviluppare una didattica innovativa diventa un tema fondamentale, un tema che non è nuovo, è un tema che i pedagogisti si portano avanti da anni, voglio dire, io sono forestale, parlo per sentito dire, però è un tema che secondo me va preso in considerazione, non possiamo più limitarci a dire faccio didattica innovativa o do un premio a un progetto di qualità senza creare, e qua ringrazio il collega Fava, una rubrica che sviluppa i 6 punti che avevamo visto prima in sotto-item, in item che possano essere misurabili, incontestalmente visibili dal punto di vista anche dello studente. Così facendo quello che facciamo non è solo raccontarcela fra di noi, ma fare qualcosa di meglio anche per loro. Io vi saluto e vi ringrazio, questo è un link diretto a tutte le iniziative per Arcus, quindi se volete cliccare col cellulare il QR code potete farlo adesso, e questi sono i nostri contatti e lascio la parola al prossimo speaker. Grazie. Moltissime anche a Paolo. Adesso ci spostiamo all'Università di Verona e il prossimo intervento è di Roberta Silva. Allora, buongiorno a tutte e a tutti.
Innanzitutto vi porto i saluti, non solo, come vedete la presentazione non è solo a nome mio, sono Roberta Silva, sono la direttrice del Teaching and Learning Center, ma vi porto i saluti anche di Luigina Mortari, che è stata la fondatrice nel 2019 del nostro Teaching and Learning Center, e della collega Bevilacqua che lavora all'interno del centro. Diciamo che il centro di Verona ha queste 3 figure che al momento si sostengono reciprocamente, diciamo così, ecco, cerchiamo di sopravvivere. Cercherò di stare nei tempi, vi faccio una piccola premessa per spiegare quali sono le logiche all'interno delle quali muoviamo le valutazioni di impatto delle nostre attività e quali sono gli elementi che teniamo in considerazione poi per lavorare successivamente a queste valutazioni di impatto, e vi farò un piccolo esempio, cercando di essere il più veloce possibile, su una di queste valutazioni di impatto. Parto col dire che un elemento molto importante per noi a Verona è l'inserimento delle azioni di faculty development all'interno di un framework di tipo olistico ecologico, cioè l'idea che oggi come oggi il contesto universitario sia a tal punto complesso che per riuscire è cambiato non solo l'idea di università e la vita dell'università, ma anche il modo con cui si pensa e si vive e si concretizza lo sviluppo accademico, e di conseguenza è importante cambiare anche la logica con cui sono realizzate le azioni di faculty development, che secondo questo modello olistico devono essere flessibili, multidimensionali, integrate ed ecologiche. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire innanzitutto che io non posso più avere delle azioni separate, o per meglio dire rischio, se ho delle azioni separate che seguono ognuna una sua logica, un suo obiettivo specifico, che non entra in dialogo con quelli che sono gli obiettivi generali di sviluppo dell'istituzione, dei faculty member, di tutti coloro che vivono all'interno dell'accademia, rischia di essere inefficace. Quello verso cui tendiamo è invece un'azione di sviluppo, una logica di sviluppo dell'Ateneo in cui ogni singola azione cerchi di trovare un collegamento sistemico e multifocale con le altre. Ovviamente ogni azione di faculty development ha un suo obiettivo specifico, ma l'idea è che questi obiettivi siano in dialogo gli uni con gli altri in modo da contribuire quasi non sommativamente, ma quasi in un'ottica diciamo, a noi piace molto l'esempio della chimica, no? In cui 2 elementi si fondono insieme e ne creano un terzo nuovo, o ne possono creare un terzo nuovo. Mi piace molto il vostro termine change agent. Noi a volte tra di noi ci definiamo dei catalizzatori, cioè qualcuno che cerca di promuovere questo tipo di reazione. Dall'altra parte però siamo anche consapevoli che l'università è un sistema complesso, e quindi noi abbiamo degli interventi che si sviluppano a livello macro, cioè che puntano allo sviluppo dell'istituzione nel suo complesso e che quindi hanno come obiettivo uno sviluppo complessivo. Abbiamo delle azioni che si focalizzano su delle aree specifiche, che possono essere per esempio dei CDS specifici, delle aree disciplinari, dei dipartimenti, oppure delle figure professionali come possono essere gli early stage researcher, piuttosto che i docenti esperti, piuttosto che in alcuni casi quei docenti che si trovano a lavorare in un ambito disciplinare, diciamo, non lavorano in casa. Pensiamo ad esempio a scienze della formazione primaria, classicamente i docenti disciplinaristi che si trovano a lavorare all'interno di un percorso orientato alla creazione di futuri insegnanti. E poi ci sono invece quei progetti che mirano allo sviluppo dei singoli individui. L'elemento fondamentale per noi è che queste 3 tipologie di intervento, per quanto individuate secondo una loro logica specifica, devono essere in dialogo l'uno con l'altro, perché ognuno di questi elementi impatta sugli altri. Questo per dire che le logiche che noi cerchiamo di seguire nella creazione
nelle nostre azioni di faculty development sono la coerenza, la multidimensionalità e l'interdipendenza positiva. La coerenza perché, come accennato, cerchiamo di creare un filo rosso che leghi tra di loro varie azioni di faculty development. La multidimensionalità perché cerchiamo di creare o azioni che possano incidere in modo diverso su diversi livelli organizzativi, oppure azioni collegate che insieme incidano complessivamente su questi livelli. E l'ultimo elemento è l'interdipendenza positiva, perché cerchiamo di fare in modo che queste azioni si consolidino reciprocamente. Questi 3 elementi vi chiedo di tenerli a mente, perché saranno un po' una chiave di lettura per capire che cosa faremo dei risultati della valutazione di impatto che vi presento oggi. Cioè, questi 3 sono 3 elementi che ci servono per interpretare, per capire, ok, ho fatto la valutazione di impatto e adesso cosa ne faccio? Ne faccio qualcosa alla luce di questi 3 elementi, o perlomeno è quello che proviamo a fare. Tutto questo si connette, si acquisisce senso all'interno del concetto di valutazione trasformativa. Questo tema è stato in parte toccato varie volte durante l'incontro di oggi, si richiama ai concetti di assicurazione e qualità, il famoso ciclo di Deming. Il concetto di base è quello secondo cui io non faccio una valutazione di impatto semplicemente perché devo mettere un numero alla fine di un report o perché devo rendicontare agli organi competenti o agli enti preposti l'efficacia della mia azione, ma valuto perché mi deve risultare da questa azione di valutazione di impatto degli elementi utili alla riprogettazione. E per fare questo, noi siamo ricercatori, abbiamo a disposizione tutti gli strumenti della ricerca euristica, quindi possiamo mettere a servizio, come è stato citato anche questa mattina, le research-based skill che possediamo all'interno della valutazione di impatto. Questo è il modello di costruzione che seguiamo nell'organizzazione, nella realizzazione delle nostre azioni di faculty development. C'è una progettazione che si connette all'avvio del programma, quindi inevitabilmente abbiamo una fase di progettazione on desk che a volte parte da un feedback che ci arriva magari da dei colleghi o comunque da delle azioni che abbiamo fatto precedentemente di raccolta di fabbisogni, a volte invece parte da una nostra lettura del contesto. A partire da questo appunto avviamo un programma che però non è mai un programma scritto ovviamente nella pietra, ma è un programma in fase sperimentale. Su questo programma realizziamo una o più ricerche, quindi raccogliamo dei dati, cerchiamo di capire attraverso questa analisi quelli che possono essere gli elementi utili alla ridefinizione del programma e quindi arriviamo alla riprogettazione. Questa è un po' la logica della valutazione trasformativa che cerchiamo di applicare e cerchiamo di vederla un attimo nel concreto. Come tutte le università, anche l'Università di Verona, durante il periodo pandemico e post-pandemico, ha avviato una serie di azioni di faculty development per venire incontro alle esigenze dei docenti, per venire incontro alle esigenze degli studenti, per cercare di riprogettare la didattica, di supportare l'istituzione in questo momento. Ma la nostra domanda è: cosa è rimasto? Cosa è possibile valorizzare di quell'esperienza? Quali sono gli elementi positivi che derivano da questa esperienza? Cosa ha funzionato? Cosa non ha funzionato? Cosa invece forse sarebbe meglio rivedere completamente? Per fare questo abbiamo ideato una ricerca di tipo fenomenologico utilizzando come strumenti di raccolta dati delle rilevazioni sia con domande chiuse di profilazione sia con domande aperte che chiedevano appunto in onore del framework metodologico fenomenologico i vissuti dei soggetti coinvolti sia docenti che studenti
un'analisi documentale di tutti gli elementi che sono utili a identificare questi vissuti, ad esempio le relazioni della paritetica e delle interviste semistrutturate. Abbiamo utilizzato come strumento di analisi dei dati una content analysis. Velocemente abbiamo una prima fase della ricerca in cui abbiamo la rilevazione per i docenti, 182 rilevazioni, per gli studenti 703 rilevazioni, la seconda fase l'analisi delle relazioni paritetiche, 7 relazioni e interviste. Al momento sono state condotte 44 interviste, ma questa fase non è ancora terminata. Qui vado veloce perché non faccio in tempo, è il coding, trovate il confronto tra i coding derivanti dall'analisi della prima e della seconda fase, con evidenziate quelle che sono le, diciamo, new entry della seconda fase e che, come vi dicevo, appunto ancora in fase di evoluzione. E a partire da questo abbiamo identificato dei punti di forza, che sono, alcuni erano prevedibili, ma ci fa piacere che derivino dalla voce diretta dei nostri docenti e dei nostri studenti, quindi vantaggi da un punto di vista logistico e organizzativo. Ci ha fatto piacere che sia stato valutato come punto di forza l'efficacia della formazione che è stata realizzata da UniVR, sia per quanto riguarda gli aspetti metodologici che per quanto riguarda gli aspetti tecnologici, sia fatta sia nei confronti dei docenti, sia nei confronti degli studenti, perché durante il periodo pandemico sono state fatte anche delle formazioni agli studenti su questi aspetti, ma anche l'efficacia delle esperienze di didattica attiva realizzate attraverso la didattica a distanza. Le criticità sono state segnalate, anche queste sono evidenziate in letteratura, ma emergono anche dall'esperienza dei nostri studenti, ovvero delle difficoltà cognitive, soprattutto in termini di mantenimento dell'attenzione e di rendimento accademico, cioè di capacità di elaborare le informazioni attraverso un processo di didattica esclusivamente online, e soprattutto l'elemento che è emerso con maggiore forza, le difficoltà relazionali, sia per la mancanza dei momenti di interazione, sia per la mancanza appunto della capacità di restituire un certo tipo di partecipazione attraverso l'esclusivo veicolo online. Sono stati segnalati anche delle opportunità, ovvero sia la richiesta di un maggiore supporto, formazione e supporto per ripensare la didattica, questo sia dalla parte dei docenti, ma anche alcuni elementi sono emersi dalla voce degli studenti, e la richiesta, soprattutto da parte degli studenti, del mantenimento di alcuni aspetti della didattica a distanza. Allora, cosa ne abbiamo fatto di questo risultato? Ne abbiamo discusso con la governance e abbiamo individuato 3 linee d'azione che qui provo a spiegarvi. Il primo è sicuramente il consolidamento del ruolo del blended learning, cioè la volontà di creare dei percorsi di blended learning che possano ottimizzare da un lato i valori, gli elementi positivi che sono stati evidenziati della didattica a distanza, cercando di contrastarne gli elementi di criticità. Il prossimo anno accademico 2025-2026 l'Università di Verona avvierà 2 corsi di studio magistrale in blended learning, 50% online, 50% in presenza, cercando di spezzare, come classicamente si fa in questi casi, la parte informativa trasmissiva nelle modalità online e invece le attività più elaborative, laboratoriali di sviluppo delle competenze nelle modalità in presenza. Questa richiesta si associa a delle azioni formative focalizzate che riguarderanno sia i docenti che gli studenti, e allo stesso modo sono previsti dei momenti di confronto tra docenti e studenti a valle del primo anno di esperienza. Inoltre, al termine del primo anno di esperienza, sono previsti anche dei momenti di disseminazione dei 2 CDS che sono stati coinvolti in questo esperimento, diciamo così, con altri corsi di studi, in modo da poter veicolare sia gli elementi positivi che gli elementi di criticità di questa esperienza, e in modo che anche gli altri corsi di studio possano valutare l'introduzione, magari in
misura minore di esperienze di questo tipo, e contemporaneamente sono previsti anche la realizzazione di alcuni MOOC che vadano a costituire una sorta di circolo con i CDS, ovvero MOOC sia preparatori a queste esperienze di CDS in blended, sia post CDS, post, diciamo, realizzazione dell'attività didattica curricolare. Questo proprio per creare quel rinforzo positivo di cui parlavamo. Le azioni formative, come abbiamo detto, saranno focalizzate su più livelli organizzativi, docenti e studenti, e saranno previsti anche in questo caso dei momenti di confronto, di integrazione, proprio per cercare di tenere quel filo rosso, e a questo si aggiungeranno le azioni di supporto dei docenti, sia in termini di accompagnamento dei docenti coinvolti, sia in termini di peer tutoring, sia in termini di individuazione di figure di tutoraggio da assegnare a supporto delle azioni di instructional design e di conduzione di attività didattiche. Questo nostro obiettivo cerca quindi di utilizzare gli esiti di questa valutazione di impatto alla luce dei 3 elementi che ho provato a identificarvi prima, quindi la coerenza, la multidimensionalità e l'interdipendenza positiva. Grazie mille. Grazie anche per questa presentazione, e siamo arrivati alla presentazione finale di questa nostra giornata, prima della discussione finale, che proviene ancora dall'Università di Padova, ma ci spostiamo in una scuola con la quale tutti noi prima o poi nel corso della nostra vita abbiamo a che fare, che è la scuola di medicina. Prego, Giorgia Sai. Grazie. Buongiorno a tutti. Grazie per essere ancora qui. Io fungo da barriera verso la libertà, quindi vi terrò poco, ma spero di essere abbastanza incisiva, come spero di solito. Ringrazio ovviamente la nostra delegata e tutto il lavoro della CRUI, questo sforzo incredibile in questo campo, che è forse quello più affascinante per tutti noi qui. Ringrazio anche le mie colleghe, Simonetta Ausoni, che non può essere qui, è una change agent tra le prime, e la professoressa Seccia, che fa parte insieme a me della Medical Education. Ed è questo il tema, Teaching for Learning e Medical Education. Cioè, all'inizio faccio proprio una piccolissima premessa, il Teaching for Learning nasce nel 2016 e noi ci siamo confrontati col teaching più o meno nel 17-18, ma contemporaneamente il nostro illuminatissimo presidente di scuola, prof. Plebani, e anche la presidentessa del corso di laurea di medicina, la professoressa Randi, ci chiedono di formare un gruppo di lavoro proprio sulla medical education. Quindi ci troviamo, versus, no, niente contro nessuno, anzi, giusto per farvi capire qual è la definizione che l'Harvard University, che forse è la più illuminata nella medical education, ci dice, qual è il suo obiettivo, quello di formare nuove generazioni di professionisti sanitari. E con cosa? Unendo tutto quello che sono i metodi tradizionali con dei metodi innovativi, anzi questo è necessario. Quindi siamo esattamente all'interno di quello che ci ha insegnato il Teaching for Learning. Noi l'abbiamo esclusivamente declinato nel nostro piccolo verso quello che è il nostro settore, settorializzandolo. All'inizio vi dico che c'è stato molto scetticismo, più che altro perché il medico ha iniziato diciamo, razza, brutto, ma insomma, ecco, la scuola di ingegneria, io finisco con quella di medicina. I medici sono un comparto a sé stante, anche loro molto pragmatici, per cui dicevano: come faccio io ad andare a un corso per imparare ad insegnare insieme a un filosofo o un matematico? Cioè io faccio questo e questo dovrebbe essere. Invece abbiamo imparato che proprio assolutamente questo non è vero, anzi a maggior ragione il confronto con settori scientifici diversi ci arricchisce. E i nostri obiettivi sono stati abbastanza anche questi, pragmatici, quindi impariamo nuove metodologie sia in ambito preclinico che clinico, perché sono anche quelli due mondi completamente diversi. Integriamo queste conoscenze e soprattutto formiamo team di docenti impegnati in ambito medico-sanitario. Investiamo anche
risorse per gli studenti e alla fine concludiamo anche con dei nuovi metodi di assessment. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto quello che probabilmente la CRUI sta facendo adesso, cioè una ricognizione di quello che fanno più che altro tutti gli atenei in Italia. Abbiamo iniziato proprio nel 18 invitando dalla Sapienza alla Sicilia, abbiamo invitato l'Humanitas, cioè professori che avevano iniziato questo processo di innovazione didattica, ognuno nel proprio piccolo oltre a tutto. Cioè il primo per esempio centro di simulazione alla Sapienza di Roma erano 2 stanzette ricavate all'Umberto I dove si entrava con i calcinacci che cadevano, e parliamo del 2018, quindi non di 2000 anni fa. Dopodiché siamo andati oltre, quindi sia alle flip, abbiamo finalmente, dopo la pandemia, noi abbiamo progettato, ma durante la pandemia abbiamo anche allestito, e finalmente è arrivato il nostro famoso tra virgolette, perché è stato sudato, perché è voluto da una scuola, quindi ha unito 5 dipartimenti della scuola di medicina, arduissima è stata quella battaglia, ma ce l'abbiamo fatta ed è arrivato il laboratorio di simulazione. Per di più poi l'AVA 3 adesso ce le ha messe proprio finalmente come requisiti, per cui simulazione, attività pratica a sti benedetti studenti va fatta. E finiamo inoltre con quello che può essere un processo valutativo dei nostri studenti, quello che dicevano prima tutti i miei predecessori, cioè su come poterli valutare. Dopodiché abbiamo anche allargato, perché la medical education fortunatamente non è solo technical skill, ma ha anche tutta quella parte che è di campi differenti. Quindi abbiamo invitato un professore della Jefferson University di Filadelfia, è un appassionato di arte, e ci ha spiegato i 5 libri che hanno cambiato la medicina mondiale, e fatalità di questi 5 libri la maggior parte sono stati scritti da professori che hanno insegnato questa nell'Università di Padova, per cui lui era onoratissimo di venire a insegnare qua. E non da ultimo, un'ultima lezione di creatività che è stata con un'aula magna strapiena, una lezione su Leonardo. A questo punto noi applichiamo tutte le nostre conoscenze e innoviamo la didattica, cerchiamo di fare formazione pratica, ma soprattutto cerchiamo una multidisciplinarietà, non solo a livello di settori diversi, di insegnamenti diversi, ma soprattutto anche interprofessionale, cioè cominciamo insieme ad altri professionisti della sanità, quindi a partire dagli infermieri piuttosto che le ostetriche, piuttosto di interagire insieme. Il tutto integrato anche con la rappresentanza studentesca, sempre. Prima il professor Gerosa ha parlato di quanto fosse sconosciuta certe volte la preparazione e la formazione dei tutor studenti. Qui noi abbiamo fatto un lavoro insieme all'ufficio tutoraggio veramente incredibile. Adesso tutti i nostri studenti che accedono al bando per diventare tutor poi entrano nei nostri laboratori attivamente, e siamo riusciti addirittura a farli preposti d'aula, per cui il peer-to-peer sta cominciando. E questo era oltre. Dopodiché c'è tutto il comparto tecnico-amministrativo, perché abbiamo cominciato anche corsi per il personale tecnico, quindi abbiamo personale tecnico, corsi per il personale tecnico, corsi per gli studenti e corsi per docenti che dovrebbero diventare tutor. Quindi abbiamo messo in pratica sia un laboratorio preclinico, che Ability ormai è a 5 edizioni, non solamente su cosa si fa in laboratorio, ma anche come si comunica. Ma come si comunica forse all'inizio, e questo è un bellissimo progetto che ha portato avanti la prof. Ausoni, soprattutto con se stessi. Poi abbiamo cominciato anche abilità comunicative interprofessionali. Va bene. Invece nel nostro laboratorio, quello di simulazione in generale, a parte tutta l'esercitazione, ma l'abbiamo messo ai curricula, cioè all'interno proprio dei tirocini, abbiamo fatto anche, proprio come avevo detto prima, corsi di formazione per tutor facilitatore, docenti, personale tecnico e studenti. Questo è stato lo sforzo maggiore, ma probabilmente è stata la nostra carta vincente.
Non ultimo abbiamo integrato, e quest'anno finalmente integrato, un progetto pilota nato l'anno scorso che è un'acquisizione e valutazione di competenze pratiche. È un metodo di esame per esaminare gli studenti a stazioni, quindi li mettiamo all'interno può essere un reparto piuttosto che laboratorio di simulazione, e vengono valutati secondo una griglia, una checklist. Questo sta avendo molto successo perché ai ragazzi piace molto. Dopodiché, tra tutti i nostri progetti, grazie ai progetti di innovazione didattica e ai finanziamenti, ripeto, forse quello che interessa di più in questo contesto è stato proprio la formazione dei formatori. Ma veniamo al faculty development, cioè un insieme di attività, risorse, l'abbiamo detto, in tutte le salse. Il T4L ci ha dato uno strumento formidabile per questo, ma spesso la faculty e la medical education non interagiscono abbastanza. Abbiamo bisogno che si rafforzi, come diceva prima la collega, siamo in 3, e noi più o meno anche. C'è chi arriva a spot, poi se ne va via, però bene o male abbiamo proprio tanto bisogno di arruolare, è un brutto termine, va bene, di abbracciare chiunque voglia unirsi a noi, va bene. E vi dico solo che per quel che riguarda la medical education, e qui era Harvard, ha addirittura quest'anno istituito un master. Quindi ecco, tutte le ore che noi facciamo di formazione lì sono già state istituzionalizzate. Infatti la collega diceva probabilmente se venisse dall'alto sarebbe meglio. Quindi formare dei docenti è solo workshop o anche visite sul campo? Noi ci siamo associate e c'è anche qui un'altra change agent di veterinaria, la professoressa Poser. Siamo all'interno della Società Italiana di Pedagogia Medica, la cui probabilmente così la mia mentore, perché la conosco ed è una persona a cui sono la professoressa Lotti, che ci ha aiutato a iniziare proprio a capire che cos'era la pedagogia medica e a come impostare l'apertura di un laboratorio piuttosto che di qualsiasi altro progetto di didattica innovativa. È da lei che ho imparato il team-based learning, per esempio, e dopo Barbara sono andata anche da lei, ma più che altro è stata proprio lei la prima, anche perché parliamo dell'era pre-Covid. Dopodiché ci siamo anche chiesti, sì, come dicevamo anche stamattina, nuove architetture per la didattica. Siamo ancora in aule che non hanno internet, quindi insomma fa un po' l'hotspot dei telefoni degli studenti. E come ho detto prima, il focus è la formazione docenti, tutor, discenti e personale amministrativo, e andare anche a conoscere quali sono le realtà al di fuori dell'Italia. Questa è stata una mission di un gruppo, insomma, di università italiane che sono andate a Singapore. Queste sono le foto dell'Antonella, della professoressa Lotti, che dice magari, allora questo non è per far venire frustrazione a nessuno, però per dire che anche lo spazio conta, va bene? Questi sono i nuovi laboratori. E concludo con un'idea che mi è venuta probabilmente anche all'ultimo momento, perché non la conoscevo, non sapevo che esistesse un albero che aveva 40 frutti diversi, e invece è vero, sono stati innestati, e secondo me questo grande albero è rappresentato da questa opportunità incredibile che ci ha dato il Teaching for Learning, e quello che probabilmente sarebbe anche auspicabile per completezza, declinare per ogni settore, per ogni scuola, ecco, dei compartimenti differenti ma uniti, ecco, sotto la grande chioma del Teaching for Learning. Vi ringrazio. Grazie Giorgia, sono sicuro che non è casuale il fatto che l'ultima diapositiva della serie di diapositive che abbiamo visto questa mattina sia un po', raggruppi un po' tutte le discipline che costituiscono il sapere che nelle università si insegnano, e quindi grazie davvero per aver chiuso in modo non legato alla tua scuola ma in un modo molto più generale. Abbiamo, adesso credo che se avete deciso di partecipare a questo convegno eravate consapevoli che ne avrebbe valsa la pena e che i contenuti sarebbero stati interessanti. Non so quanti e quante di voi avrebbero scommesso che avremmo finito, che non saremmo andati lunghi. Non siamo fino a questo momento andati lunghi, e anzi abbiamo
abbiamo tempo per fare un po' di discussione anche di questi ultimi 4 interventi, e quindi chiedo a chi è ancora presente qui se ha qualche considerazione, domanda, provocazione da fare, perché è bene accolta. Prego. Grazie, bellissimi tutti gli interventi. Mi incuriosiva capire come siete riusciti a tradurre nella pratica, dato che il collegamento tra l'internazionalizzazione e il vostro percorso base, avanzato, cioè oltre alla partecipazione al bando per il premio di eccellenza, per cui c'è una selezione interna che immagino derivi da chi magari partecipa ai percorsi base avanzati, dico magari, ma magari no, esatto, però ecco, mi interessava capire per esempio anche in termini di definizioni, no? Cioè a livello internazionale avete definito innovativo e la definizione invece che magari c'è in Ateneo. Ecco, come vi relazionate? Come vi mischiate? Si può dire? Non so, sì. Contaminate no, perché dopo il Covid non si può più dire, però ecco, il concetto è quello. Bene, grazie per questo intervento. Vediamo se ce n'è un altro, così ne peschiamo 2, poi lascio la parola a Paolo. Allora, intanto sentiamo Paolo e poi eventualmente argomentiamo ancora. Credo che questa sia rivolta fondamentalmente a me. Allora, ci mischiamo innanzitutto materialmente, perché io sono change agent del Teaching for Learning, fatto tutti i corsi possibili e immaginabili, e contemporaneamente sono dentro Arcus. Questo vuol dire che le iniziative Arcus coinvolgono i docenti di UniPD che abbiano fatto il nostro percorso, ma anche quelli che non l'hanno fatto, e quindi di fatto diciamo che l'Arcus, l'internalizzazione, è un plus che nasce parallelo al Teaching for Learning, nasce come progetto separato, ma che si innesta nel momento in cui un docente decide di partecipare a una summer school e quindi ha un'opzione in più rispetto a quella che avrebbe se non fossimo anche dentro l'Arcus. Questo per quanto riguarda Arcus. Per quanto riguarda il respiro internazionale dentro l'iniziativa Teaching for Learning, credo che non sia la persona adatta per rispondere. Dunque, il respiro internazionale fin dall'inizio è stato, come dire, ha permeato le attività, in particolare perché abbiamo sempre chiamato colleghe e colleghi internazionali a tenere le lezioni. Tolta la collega Monica Fedeli, che dall'inizio assieme al collega Carlo Mariconda hanno organizzato con me la prima edizione. Fin dalla prima edizione abbiamo cercato di avere esperti e esperte internazionali. E poi abbiamo anche, sì, questa cosa si è propagata anche nei corsi successivi, anche perché molti dei ricercatori, inizialmente a tempo determinato, adesso non c'è più quella qualifica, ricercatori e ricercatrici che hanno partecipato ai corsi, non conoscevano necessariamente l'italiano perché erano internazionali, e quindi c'è stata una internazionalizzazione lato docenti, anche in conseguenza del fatto che chi apprendeva, le colleghe e i colleghi docenti che partecipavano ai corsi erano di provenienza internazionale. Ecco. Poi i criteri per giudicare l'eccellenza di un progetto, io non ho mai partecipato a questi. No, allora per quanto riguarda quell'aspetto particolare funziona così: abbiamo una commissione interna che segue gli stessi criteri che prevede Arcus, quindi facciamo una preselezione interna che è formata solo da docenti interni. Dopodiché una selezione di docenti di ognuna delle università partecipanti ad Arcus, e sono docenti nel nostro caso
Non sempre provenienti dal Teaching for Learning, c'è stato un caso in cui non era proveniente, ma generalmente sono persone che comunque sono state formate all'interno del nostro corso, che non ero io, sono andate a fare da giudici all'interno di questa commissione internazionale. Chi siano i giudici negli altri atenei non lo so, però fondamentalmente questo è l'aggancio. Ripeto, le due cose, Arcus nasce separato dal T4L, il T4L cammina per conto suo, c'è una sinergia che appunto ogni volta che Arcus può si appoggia al T4L, per esempio nel repository che Arcus sta costruendo ci sono moltissimi materiali costruiti, sviluppati e creati dal progetto T4L dentro un IPD, viceversa i nostri docenti partecipano ai workshop generati da Arcus. Quindi l'ambito internazionale in sé per sé legato a Arcus si lega in questo modo. Sono altri interventi? I had one question for Claudia. If I got it correctly, the government, each university has a mandate from the government to organize these courses. Now, what I missed, perhaps I got distracted, is how are the instructors involved? Is that, on demand? How does the university involve the instructors to participate to the courses? Yeah, I just passed by this thing, so thanks for the question. In our organization, what I showed you, this governance model, we have a team in Leipzig, which is like the center where we are about 15 people working. And then at each university, we have 1 to 3 academic developers who are in contact with the teaching staff at that university, who are in contact with us because they are employed in our center, and who are also in contact with the leadership of that specific university. So they are really taking care of the specifics of that particular university, but they are part of our network. And I have about 17 to 20 people like this in my team, so academic developers who are in our center or at one of the universities, and they are meeting regularly, they are in contact via whatever kind of chat we are using. So it's also what I tell the universities mostly is, even if you have in your small university only one person, one academic developer, in reality you have more or less 20, because they are in contact all the time. They can exchange because, for example, at the University of Leipzig, I have 3 academic developers, but there's nobody from medical education, from a background in medical education. But if they have specific questions, they can, via chat, ask their colleagues saying, we don't have, but we have a request from the Faculty of Medicine. Do you have ideas? Can you give me a hand? Do you know somebody? Or whatever. And that's the same thing with engineering or psychology or languages or history or whatever. That's how we organize it and how we try to also assure this way of communication, because what I heard this morning as well, I can only agree, communication is a key. You need to be in permanently in communication among each others. And to be honest, when we did this new structure, the Minister of Science of Saxony, because they are giving the money, they said, okay, we want to have a big center. We put this big center in Leipzig, and everybody is there, really, in the center. And they can travel like once a week or once a month to the different universities. And I said, no, I'm not doing this. This is something I don't do. Because if they are not in that university, if they are not using the same university restaurant, the same cafeteria, if they are not meeting their colleagues by chance, by accident, it will not work. This was funny because it was before the pandemic that once again changed a little bit everything, but still I could convince them that it is okay to have a center,
but that I need this decentralized organization and that they need to be part of the university of whatever. If not, it's not working. And this is how we do it. Okay, thank you. That's much clearer. Thank you. Qualche commento da parte dei relatori? Allora, prima di lasciare a Marina la parola conclusiva, anche per concludere anche dal punto di vista politico questo, concludo la mia parte, il mio task qui, con una riflessione personale che cerco di portare anche alle colleghe e ai colleghi con i quali dialogo relativamente a queste questioni. Ognuno di noi, stamattina si parlava della volontà di avere un impatto e ognuno di noi è convinto con la propria ricerca di avere un impatto sulla società. Io ormai sono insomma in questa istituzione da 30 anni e mi sono un po' disilluso da questo punto di vista sulla possibilità di prendere un premio Nobel, e ho capito che non è solo perché sono un ingegnere e non c'è un premio Nobel per l'ingegneria, ma perché al di là della soddisfazione di accumulare paper su riviste internazionali, la mia sensazione è che l'impatto poi sul mondo di quello che faccio come ricercatore sia modesto. Però nel momento in cui io vado in aula e ho di fronte dei ragazzi e delle ragazze, nel momento più esplosivo della loro crescita, ecco, io ho la possibilità di incidere sul loro futuro e soprattutto sulla loro possibilità di essere liberi e libere in futuro. In quel momento io sto apportando... In quel momento io, come voi, stiamo servendo il nostro paese, stiamo veramente avendo un impatto notevole sulla società che nessuno riconosce, perché tutte le narrazioni sono sui ranking che hanno introdotto un elemento distorsivo enorme, soprattutto perché sono fatti da privati. E è un dato di fatto con il quale ci dobbiamo misurare, è un parte della nostra vita, non è che lo dobbiamo escludere, ma io sono convinto che aver speso assieme questo tempo oggi, così come tutto il tempo che spendiamo con le nostre colleghe, i nostri colleghi con i quali ci arrabbiamo, ci affanniamo, e soprattutto con le nostre studentesse e con i nostri studenti, alla fine porta, quando avremo finito la nostra carriera, ad aver reso il mondo un pochino migliore di come l'abbiamo trovato. Lascio a Marina la conclusione. Semplicemente proprio un saluto finale, perché a questa bellissima conclusione non c'è altro da aggiungere. Questo è lo spirito vero del Faculty Development. Io credo che giornate come queste, come abbiamo avuto a Palermo e altri momenti, ci testimonino l'interesse e la vivacità di una comunità che, pur essendo messa a dura prova in questo momento, e non vorrei entrare in temi politici, ma sappiamo quante pressioni ci sono da parte di enti che appunto definiti università, che però non sappiamo bene che tipo appunto di formazione, di che mission riescano a comprendere e interpretare, che però insomma sono così sul mercato e con i quali dobbiamo confrontarci. E quindi è un momento difficile, di grandi cambiamenti, però con questo spirito, che è proprio quello che diceva Max, ci porta al di là della ricerca, che è la missione fondamentale, importante, però ci porta a dare valore a quello che è l'impatto, l'azione, la relazione, quell'aspetto educativo e formativo che lascia una traccia nelle menti e nel cuore anche, perché tutti noi ricordiamo una formazione di eccellenza, che è una formazione data da persone che lasciano il segno, da docenti che lasciano il segno, ce la portiamo per tutta la vita, ed è questo il senso della formazione.
Quindi, come dicevo, data questa importanza, è questo il valore che noi possiamo testimoniare. E la cosa che mi è piaciuta oggi è che sia dai nostri tavoli CRUI che continuano, io ringrazio le colleghe e cercheremo di farli fruttare in qualcosa che scritto. Ecco, ho appena ringraziato anche il Presidente Uricchio che mi ha scritto un messaggio, ho detto grazie e dico speriamo di continuare ad avere e di avere sempre più supporto da ANVUR, dalle agenzie per portare questo nostro messaggio. Quello che mi è piaciuto oggi, dicevo, è che sia attraverso quello che si è visto dei gruppi di lavoro e tutte le altre testimonianze, la multidisciplinarietà dell'interesse verso la didattica è quello che testimonia proprio la qualità, perché qui non abbiamo visto soltanto una disquisizione di tipo pedagogico, didattico, perché c'è un interesse specifico della disciplina, ma come avete visto c'è un impegno. E per quanto riguarda quell'albero finale con i 40 frutti e con le scuole, questo è adesso il tempo maturo per Padova per andare oltre, cioè noi siamo partiti, come avete visto abbiamo una storia lunga, c'è stata una formazione importante, una formazione che ha visto una formazione di base coinvolgere negli stessi corsi docenti di tante scuole, di tanti dipartimenti, di tante aree disciplinari. Questo è fondamentale come formazione di base iniziale. Adesso abbiamo questa formazione obbligatoria iniziale per chi entra e questo è un impatto fondamentale, cioè capire qual è il quadro di contesto, come direbbe Bateson, la cornice nella quale noi ci andiamo a muovere e le regole che noi dobbiamo interpretare per essere attori, non certamente travolti passivamente. Però il passaggio successivo è quando il tempo è maturo, e qui vorrei dire ai colleghi che stanno iniziando coi Teaching Learning Center o sono in avvio, potrebbero già impostarli in questo modo, con una pista di lavoro comune alle discipline, ma anche poi dando spazio a quella che potremmo definire una specializzazione, un approfondimento per l'innovazione didattica disciplinare, che è fondamentale, che possa accompagnare anche processi sistemici che, come vedete, impegnando le strutture periferiche anche degli atenei, cioè dipartimenti, scuole, possono effettivamente cogliere maggior partecipazione e interesse. Quindi non tanto dall'alto, quindi il processo deve essere proprio circolare. Dall'alto si dà l'impostazione, perché ci vuole un'impostazione comune politica, ma poi da quelle che sono le strutture di base, dove lì nascono anche, avete sentito il presidente della scuola, no? Oggi ci ha detto tante domande, criticità, i dubbi, scuola di medicina, una storia particolare, no? Le specializzazioni che non vanno a, come dire, a frammentare, ma vanno a specificare, a specializzare, a dare risposte concrete in una base comune. Quindi io ringrazio veramente tutti, perché oggi è stata una bella giornata di scambio. Per noi a Padova è una proposta, insomma, di avanzamento per le politiche, insomma, trasformativa, e quindi questo è un bel segno, e per il nostro lavoro in CRUI, insomma, un bel incontro che spero diventi veramente un viaggio che sia permanente. Ecco, grazie a tutti e a tutti.